Ciao! Bentornati sul canale, io sono Kiki e nel video di oggi vedremo come pulire l'aerografo tra una sessione e l'altra. Se siete appassionati di pittura miniature e volete migliorare le vostre tecniche o scoprire nuovi trucchetti, io vi invito a entrare nella community. Qui su YouTube, nel canale Viola delle Live e nel gruppo Discord. Trovate tutti i link qui sotto nell'info box. Piccola premessa prima di cominciare. Questo è il metodo che utilizzo io per pulire l'aerografo, quello con il quale mi trovo meglio per ritrovarmi un aerografo efficiente e sempre funzionante tra una sessione e l'altra. So che alcuni lo puliscono più saltuariamente e meno approfonditamente. Non c'è un metodo giusto o sbagliato, dipende dalle abitudini. Se avete altri consigli lasciateli qui sotto nei commenti così che possano essere utili a tutti. Ma adesso non perdiamo tempo e cominciamo! L'aerografo è uno strumento molto versatile che può essere utilizzato per stendere primer e protettivo in strati molto sottili, ma anche affiancato e integrato alla pittura delle miniature per ottenere degli effetti particolari. Per questo, a un certo punto, secondo me, è una buona cosa valutarne l'acquisto, anche perché ne esistono per ogni tasca e ogni esigenza. Qui sotto in descrizione vi lascio il link ad alcuni aerografi consigliati, oltre anche ai prodotti per la pulizia che utilizzeremo nel video di oggi. Tra un colore e l'altro la pulizia è molto breve, ma da fare tempestivamente così che non si secchi. Meglio evitare di lasciare del colore fermo nel serbatoio. Se c'è tanto colore sulle pareti, meglio rimuoverlo con della carta umida, così che non coli poi nel colore successivo. Una volta fatto, spruzziamo l'eccesso in una stazione di pulizia come questa, dal duplice utilizzo. Prima di tutto permette di avere un punto di appoggio saldo sul quale lasciare il nostro aerografo tra un'operazione e l'altra, magari mentre si preparano i colori, così che non cada dal tavolo. Inoltre permette di limitare l'overspray sul bancone e nell'ambiente nel quale lo stiamo utilizzando. Meglio cercare sempre di usarlo in ambienti areggiati e con indosso le protezioni necessarie, come mascherina con filtro e volendo anche occhiali protettivi. Una volta spruzzato l'eccesso, inseriamo dell'acqua, meglio se distillata, nel serbatoio, tappiamo la punta con un dito, così da impedire la fuoriuscita del colore, e premiamo il grilletto solo dall'alto verso il basso per far uscire solo aria. Vedremo che si formeranno delle bolle che andranno a stappare gli eventuali residui rimasti. Eliminiamo poi l'acqua sporca, inclinando l'aerografo su un lato, facciamo qualche spruzzata di prova e se il getto apparirà pulito saremo pronti per utilizzare il colore successivo. Mettiamo invece il caso di aver finito di utilizzare l'aerografo e di doverlo riporre. Ovviamente dovremo prima eliminare il colore rimasto, per evitare che rimangano dei residui che seccandosi impedirebbero la fuoriuscita dell'aria. Ci serviranno poche cose ma indispensabili. Per prima cosa avremo bisogno di un cleaner per aerografo. Si potrebbero usare anche altri prodotti sgrassanti, ma personalmente dopo alcuni tentativi mi trovo bene solo con il cleaner. Ci servirà anche la stazione di pulizia di cui vi ho già parlato e che spesso viene venduta con alcuni utili accessori, come questo pungolo o ago, come lo vogliamo chiamare, davvero utilissimo. Ci servirà anche della carta assorbente o in alternativa dei cotton fioc. Come prima cosa lasciamo cadere qualche goccia di cleaner alla base del serbatoio dove è rimasto il colore. In questo modo si alleggerirà e sarà più facile da rimuovere. Spruzziamo tutto l'eccesso all'interno della stazione di pulizia. Vi accorgerete che effettivamente sta filtrando, vedendo uscire del leggero vapore dalla valvola laterale dotata di filtro. Una volta rimosso tutto l'eccesso, cominciamo quindi con la pulizia del serbatoio. Prendiamo un pezzo di carta assorbente per pulire le pareti laterali. La possiamo usare asciutta o leggermente imbevuta con il cleaner. Pulirle permetterà di rimuovere una grande quantità di colore che solitamente rimarrebbe e che non farebbe altro che sporcare poi le altre parti dell'aerografo. Una volta che saranno ben pulite, passiamo ora a smontare le altre parti. Cominciamo svitando il manico e allentando la vite di serraggio e sfilando l'ago molto delicatamente. L'ago è la parte più delicata e se si rompe non c'è altra soluzione se non ricomprarlo, quindi meglio fare molta attenzione e riporlo sempre in punti lontani dal bordo della scrivania. Puliamo quindi il colore rimasto sull'ago con carta assorbente imbevuta di cleaner. Lo riponiamo e ci occupiamo ora del fondo del serbatoio. Facciamo una piccola pallina di carta imbevuta o usiamo un cotton fioc per ripulire al meglio quella zona. Possiamo aiutarci con la punta del pungolo o con uno stecco per indirizzare meglio la carta anche nei contorni. Quando è tutto perfettamente pulito, passiamo alla parte frontale. Svitiamo la parte composta da cappellotto e coroncina. Iniziamo dalla coroncina, infilando della carta imbevuta o di nuovo un cotton fioc.
Passiamo al cappellotto, del quale puliamo la parte frontale, l'interno con della carta, ma soprattutto la fessura, infilandoci l'utilissimo pungolo e facendolo roteare. Probabilmente rimuoverà del colore che ogni tanto dovremo ripulire. Questo è forse il passaggio più delicato insieme a quello del lago, ovvero pulire l'ugello. Questa piccola parte, che si svita delicatamente a mano o meglio con la chiave venduta in dotazione, ha una filettatura estremamente delicata, quindi dovremo lavorare con cautela. La sfiliamo, lavorando sempre lontani dal bordo così da non perderla, e la puliamo con un piccolo scovolino, carta o delicatamente sempre con la punta del pungolo. Anche alla base potrebbe trovarsi del colore, quindi è meglio controllare anche lì. Nel riavvitarla dovremo fare moltissima attenzione a non stringere mai troppo, mai forzare. Rimontiamo il cappellotto e coroncina e riposizioniamo l'ago. Come detto, la punta del lago è fragile e per questo dobbiamo stare attentissimi quando la reinseriamo all'interno. Prendiamoci il giusto tempo per non piegarla o forzarla. Una volta in posizione, avvitiamo la vite di serraggio e rimettiamo il manico e il coperchio. E con l'aerografo perfettamente pulito possiamo riporlo a cuor leggero senza il rischio di incrostazioni. L'aerografo è uno strumento incredibile e versatile, ma sotto alcuni versi anche fragile, quindi non bisogna avere paura di usarlo, ma semplicemente richiede il giusto tempo per capirlo e prendersene cura. Personalmente preferisco perdere 5 minuti a fine sessione quando il colore è ancora fresco, piuttosto che passare la prima mezz'ora della nuova sessione a capire come mai si è incrostato. E con questo si conclude anche il video di oggi, che spero vi sia stato utile. Vi ricordo che nell'info box trovate tutti i link utili ai prodotti che abbiamo visto oggi e anche altri video consigliati. Se questo video vi è piaciuto e volete supportare il canale, vi invito ad iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche se ancora non l'avete fatto, lasciare un like e un commento e condividere il video con i vostri amici pittori. Io vi ricordo di non perdere mai la vostra creatività, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!